Cancelletto cancelletto Burak Oshivit al desnudo, la inconfessabile obsessione che desespera Farie. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo e siate pronti per un video che, lo ammetto, mi ha richiesto un po' di coraggio para ser realizzato. Hoy hablaremos de una mia abitudine. Non una di quelle carine, no. Parliamo di un'abitudine che, a quanto pare, fa impazzire le persone che mi circondano. Soprattutto mia moglie, Farie. Già, preparatevi perché oggi Burak Oshivit si mette a nudo, o quasi, e vi confessa qual è questa sua abitudine insopportabile. Antes de iniciar, però, como siempre, o recuerdo de inscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad también la campanilla para no perderos ningún video. Sé que muchos de vosotros tal vez miráis los videos pero os olvidáis de inscribiros, entonces este es un pequeño reminder. Prometo que intentaré ser más constante con las cargas, tengo un saco de ideas en construcción y no veo la hora de compartirlas con vosotros. Entonces, dai, un pequeño clic no cuesta nada y soporta el canal. Y luego, diciamocelo, os gusto un pochino, no? Ok, bando alle ciance, entriamo nel vivo del discorso. Qual è, dunque, questa mia abitudine che fa disperare chi mi sta intorno? Ebbene, signore e signori, preparatevi, io non chiudo i tubetti. Sì, habéis entendido bien. Non chiudo i tubetti. Di dentifricio, di creme, di qualsiasi cosa abbia un tubetto. Li lascio aperti, spalancati, con il contenuto che se ne esce, secca, si indurisce. Un disastro. Lo sé. Prima che iniziate ad insultarmi nei commenti, vi prego di capire. Non lo faccio apposta. È un automatismo, una cosa che non riesco proprio a controllare. Finisco di usare il prodotto, lo appoggio e me ne dimentico. Punto. Non ci penso più. Farie, poverina, mi riprende continuamente. Ogni mattina, quando va a lavarsi i denti, trova il tubetto del dentifricio aperto, con un grumo di pasta secca attorno all'imboccatura. E ogni volta mi guarda con quello sguardo, uno sguardo che dice Burak, ma sei serio? E io mi sento morire. Mi sento terribilmente in colpa. Y probado de todo para cambiar esta abitudine. Ho messo dei promemoria sul bagno, ho chiesto a Farie di ricordarmelo ogni volta che mi vede usare un tubetto. Ho persino cercato degli psicologi specializzati in abitudini compulsive. Scherzo? Ovviamente. Ma niente sembra funzionare. Un giorno, Farie, esasperata, ha deciso di prendere misure drastiche. Ha comprato tutti i tubetti con il tappo a scatto, quelli che si chiudono da soli. Pensavo di aver risolto il problema, ma, indovinate un po'? Io riesco a lasciare aperti anche quelli. Riesco ad incastrarli in una posizione tale che il tappo non si chiude completamente. Sono un disastro, lo so. Ma la cosa più divertente, o forse dovrei dire imbarazzante, è che non sono l'unico in famiglia ad avere questa pessima abitudine. Anche mio padre, a quanto pare, faceva la stessa cosa. Farie mi ha raccontato che la mia mamma, quando erano fidanzati, si lamentava sempre di questa sua mania. Quindi, diciamo che è una cosa di famiglia. Forse è genetica. Forse dovrei farmi analizzare il DNA. Comunque, al di là delle risate, la cosa mi mette davvero a disagio. So che è una sciocchezza, che ci sono problemi ben più gravi al mondo, ma mi sento in colpa a causare questo piccolo fastidio a Farie. Lei è così ordinata, precisa, attenta ai dettagli, e io sono questo disastro ambulante che lascia i tubetti aperti. Ho pensato anche di trovare delle soluzioni alternative. Magari passare a prodotti in barattolo, oppure a quelli con il dosatore a pompetta. Ma poi mi dico, Burak, ma possibile che non riesci a chiudere un semplice tubetto? È una sfida con me stesso. Un giorno, spero, riuscirò a vincere questa battaglia. Un'altra cosa che mi fa sorridere è che questa mia abitudine è diventata una sorta di meme in famiglia. Quando andiamo a casa dei miei genitori, mia sorella mi prende in giro dicendo, Burak, mi raccomando, non lasciare i tubetti aperti. E tutti ridono. È diventato un tormentone. Ma, ripeto, dietro la risata c'è un fondo di verità. Vorrei davvero smetterla. Non solo per non far arrabbiare Farie, ma anche per una questione di igiene e di spreco. Lasciare i tubetti aperti significa che il prodotto si secca, si deteriora e alla fine lo si deve buttare via. E questo non mi piace. Quindi, ecco la mia confessione. Questa è la mia abitudine insopportabile. Sono Burak Oshivit e non chiudo i tubetti.
Ammettetelo, ve lo aspettavate un segreto del genere? Probabilmente no. Forse pensavate che vi avrei raccontato di chissà quale vizio nascosto. Invece, eccomi qui, a parlare di tubetti di dentifricio. La cosa buffa è che, nonostante questa mia mania, Farie mi ama lo stesso. E questo mi fa capire quanto sia una persona speciale. Mi accetta per quello che sono, con i miei pregi e i miei difetti. E io l'amo ancora di più per questo. Forse, un giorno, troverò la forza di chiudere definitivamente tutti i tubetti. Forse no. Ma, nel frattempo, cercherò di limitare i danni e di farmi perdonare da Farie. Magari le comprerò un bel regalo. Che ne dite? E voi, avete qualche abitudine insopportabile? Qualcosa che fa impazzire i vostri partner, i vostri amici o i vostri familiari? Se vi va, raccontatemelo nei commenti. Sono curioso di sapere se sono l'unico tubetto aperto dipendente al mondo. Magari, insieme, possiamo trovare delle soluzioni. Chi lo sa? Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi siate divertiti e che abbiate trovato un po' di conforto nel sapere che anche io, Burak Oshivit, ho le mie piccole debolezze. Ricapitolando, oggi vi ho confessato la mia abitudine più insopportabile, quella di non chiudere i tubetti. Ho cercato di spiegarvi perché lo faccio, come cerco di combatterla e come questa cosa influisce sulla mia vita familiare. Spero di non avervi annoiato troppo. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e i vostri commenti. Mi fa sempre piacere interagire con voi e leggere le vostre opinioni. Ora tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa mia abitudine. Vi fa ridere? Vi fa arrabbiare? Vi ricorda qualcuno che conoscete? E soprattutto, raccontatemi le vostre abitudini insopportabili. Non abbiate paura di condividere i vostri segreti. Siamo tutti amici qui, no? E infine, l'immancabile call to action. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a raggiungere nuove persone. Condividete il video con i vostri amici e familiari. Magari, qualcuno si riconoscerà nella mia storia e si sentirà meno solo. E, ovviamente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Prometto che cercherò di essere più attivo e di caricare video sempre più interessanti e divertenti. Quindi, dai, cosa state aspettando? Cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla famiglia. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco ampliaciona 1600 palabras asterisco. Però la historia no termina qui, amigos. La confesión de Burak Oshivit sobre su aversión a cerrar los túbitos ha desencadenado una ola de reacciones en las redes sociales. Desde memes hilarantes hasta comentarios de apoyo y confesiones de otros tubetto aperto dipendenti alrededor del mundo, la noticia ha resonado con miles de personas. ¿Quién diría que un hábito tan trivial podría generar tanta conversación? La propia Farie Evcen, la esposa de Burak, no se ha quedado atrás. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido una historia con una foto de un tubito de dentífrico abierto y la leyenda. Este es mi infierno personal. Aunque lo dice en tono de broma, se nota que el tema la toca de cerca. Sin embargo, en una entrevista posterior, Farie ha declarado, al principio me frustraba mucho, pero ahora me lo tomo con humor. Es parte del encanto de Burak. Lo amo tal como es, con sus virtudes y sus pequeñas manías. La revelación de Burak ha inspirado a otros a compartir sus propias manías y hábitos molestos. Los comentarios en el vídeo se han llenado de historias de personas que no saben colgar bien los rollos de papel higiénico, que dejan la tapa del inodoro levantada, que roncan como motores de avión o que tienen la costumbre de masticar con la boca abierta. La lista es interminable. Me siento tan aliviado de saber que no soy el único con una costumbre extraña. Comenta un usuario. Siempre de yo las luces encendidas y mi esposo se vuelve loco. Otro escribe, yo soy incapaz de doblar la ropa inmediatamente después de sacarla de la lavadora. Se queda amontonada en una silla durante días. Pero más allá de las risas y las anécdotas, la confesión de Burak ha tocado una fibra sensible en muchas personas. En un mundo donde se nos exige ser perfectos y pulidos, es reconfortante ver a una celebridad admitir una imperfección, por pequeña que sea. Nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras rarezas y nuestras debilidades. Admiro la valentía de Burak por hablar abiertamente de esto,
comenta una psicóloga en un foro online. A menudo nos avergonzamos de nuestros hábitos molestos y los ocultamos a los demás. Pero al compartirlo, Burak nos da permiso para ser nosotros mismos, sin miedo al juicio. La popularidad del video también ha llamado la atención de varias marcas de productos de higiene personal. Algunas han propuesto a Burak protagonizar campanas publicitarias donde, irónicamente, promueva el uso de tubos con cierre automático. La idea es explotar el humor de la situación y generar conciencia sobre la importancia de no desperdiciar los productos. Estamos en conversaciones con Burak para ver si estaría interesado en colaborar con nosotros, dice un representante de una marca de dentífrico. Creemos que su honestidad y su sentido del humor podrían conectar con el público de una manera muy efectiva. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿logrará Burak superar su aversión a cerrar los túbitos? Él mismo reconoce que es una batalla cuesta arriba, pero está decidido a intentarlo. Sé que no será fácil, pero no me voy a rendir, afirma. Lo hago por Farie, pero también por mí mismo. Quiero ser una mejor versión de mí mismo. Para lograr su objetivo, Burak ha buscado la ayuda de un terapeuta conductual. Juntos están trabajando en estrategias para cambiar el hábito y en crear una nueva rutina. Algunas de las técnicas que está utilizando incluyen la terapia de exposición, exponerse repetidamente a la situación que desencadena el hábito, la terapia de reemplazo, sustituir el hábito no deseado por una conducta más saludable. Además, Burak ha implementado una serie de medidas en su hogar para facilitar el cierre de los túbitos. Ha colocado recordatorios visuales en el vano. Ha comprado dispensadores de dentífrico automáticos y lo ha pedido a Farie que le recuerde constantemente que cierre los túbitos después de usarlos. Es un proceso lento, pero estoy viendo algunos avances, dice Burak. Antes dejaba todos los túbitos abiertos, ahora solo dejo la mitad. Es un progreso, ¿no? Farie, por su parte, se muestra optimista. Veo que Burak está haciendo un esfuerzo real por cambiar, dice. Estoy orgullosa de él y lo apoyo en su lucha contra los túbitos abiertos. La historia de Burak Oshivit es una prueba de que incluso las celebridades más famosas y exitosas tienen sus propias batallas personales. Es un recordatorio de que todos somos imperfectos y que todos tenemos hábitos que queremos cambiar. Pero también es una historia de esperanza y de perseverancia, que nos anima a no rendirnos en la búsqueda de una mejor versión de nosotros mismos. Quién sabe, tal vez un día, Burak Oshivit logre vencer su aversión a cerrar los túbitos y se convierta en un ejemplo para todos los tubetto aperto dipendenti del mundo. Mientras tanto, seguiremos riendo con sus ocurrencias y apoyándolo en su camino hacia la perfección o casi. Así que, amici miei, la moraleja de esta historia es, no tengáis miedo de mostrar vuestras imperfecciones, abrazad vuestras rarezas y recordad que todos estamos en el mismo barco. Por supuesto, cerrad los túbitos, por favor. Farie OS lo agradecerà. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa espansione. Espero vi siate divertiti aún más que hayáis encontrado un poco más de consuelo en saber que incluso io, Burak Oshivit, ho le mie piccole debolezze che si expanden a grandes historias. Grazie mille per aver legato hasta qui en la lectura. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e i vostri commenti aún más ahora. Mi fa sempre piacere interagire con voi e leggere le vostre opinioni sobre estos temas tan tubulares. Ora tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto contadme si también tenéis lucas similares, o si conocéis a alguien que debería ver este video. E infine, l'immancabile call to action, ahora con más énfasis. Se il video o la expansión vi è piaciuto, mettete un bel mi piace grande. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a raggiungere nuove persone che necesitan saber que no están solos en su batalla contra los tubos rebeldes. Condividete il video o la expansión, sed creativos, con i vostri amici e familiari. E, ovviamente, iscrivetevi al canale se todavía no lo habéis hecho. No os perdáis la próxima confesión. Un abbraccio a tutti e ci vediamo, e nel siguiente tubo. Ciao!